Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Nel video di oggi andremo a vedere uno tra i primi Tribers in assoluto, precursore del Professional Talent Program, che è stato assunto tra le aziende clienti di Anguess. Ovviamente come al solito si tratta di un'intervista e quindi direi passiamo la parola a Manuel e vediamo cosa da dirci. Ok ragazzi, allora, voi Manuel non lo conoscete, io ho già avuto un'occasione per parlare con lui e per capire chi è, però direi lasciamogli la parola e vediamo un pochino che introduzione può darci. Quindi Manuel, se vuoi raccontarci un po' chi sei, cosa fai, qualcosa riguardo di te. Ciao ragazzi, ciao Carlo, grazie per avermi invitato. Io sono Manuel e lavoro come tester presso un cliente di Anguess, che è una banca smart del gruppo Unicredit. Un piccolo appunto per chi ci sta guardando è che Manuel è uno dei tester che era stato assunto in un'azienda cliente di Anguess da più tempo, tra le varie figure assunte in questo modo. Quindi direi assolutamente, Manuel, se vuoi raccontarci un pochino la tua storia, così che tutti possano capire come è successo anche. Sì, certo. Allora, io ho iniziato su Triber come tutti quanti ci siamo registrati sulla piattaforma, però non conoscevo sinceramente questa ulteriore possibilità, questo sbocco lavorativo che si poteva creare. Quindi io sinceramente puntavo a dare il massimo sulla piattaforma e portare i risultati a casa, no? Perché sono appassionato del mondo del testing. Quando un giorno mi è stata proposta questa opportunità da parte di Anguess, lì per lì sembrava, la proposta della vita, perché non avrei mai immaginato di fare questo come lavoro, sinceramente. Mi è stata data l'opportunità di entrare a far parte di questo team bellissimo, appunto come consulente esterno per Unicredit nel 2021, quindi sono 3 anni che ormai sono su questo cliente. Il cliente è abbastanza soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, siamo un team di 4 ragazzi. Ok, quindi 2021 vuol dire ormai quando ancora non c'era Anguess e Triber esattamente così come li conosciamo. Addirittura Triber, se vi ricordate, si chiamava Appquality. A proposito, per chi sta guardando e non capisce di cosa stiamo parlando tra Anguess, Triber e Appquality, vi lascio questo video utilissimo che avevo fatto tempo fa dove spiegavo un po' la situazione. Ma a parte quello volevo dire, nelle ultime settimane sappiamo che gira il Professional Talent Program di Triber, che è un programma che Triber e Anguess hanno messo in piedi per andare alla ricerca di talenti professionali nella community di Triber e poi piazzarli un po' esattamente come è successo a te, anche se effettivamente a te è successo ante litteram. Quindi ti vorrei chiedere, se questa cosa qua fosse stata presente nell'allora 2021, ti avrebbe fatto comodo, avrebbe cambiato le cose, ti saresti magari aspettato questa specie di assunzione? E sicuramente averlo saputo all'epoca avrebbe fatto molto comodo, perché, ripeto, io sono entrato nel crowd sotto invito di un amico che anche lui è appassionato di tecnologia ma è coinvolto in questo mondo, e io non mi aspettavo una proposta del genere, quindi sì, sono stato bravo e puntiglioso io nelle segnalazioni, nell'eseguire le campagne di test, però diciamo che adesso che è pubblica questa cosa avrei avuto sicuramente una marcia in più. Perfetto, certo, capisco. E invece un'altra domanda sicuramente molto interessante è: che consigli daresti a Triber che vogliono entrare a far parte del Professional Talent Program? Un po' come è possibile farsi notare all'interno della community, che comunque è abbastanza grande, visto che tu sei stato addirittura uno dei primi a essere notati proprio in assoluto. Sì, allora diciamo che quando sono entrato io era un po' più facile, perché pensa che io come tester ID sono T505, quindi io mi sono registrato nel 2016 sull'allora Appquality, quindi diciamo era un pochettino più semplice. Il consiglio che posso dare adesso ai ragazzi che arrivano è il continuare ad essere curiosi, il continuare a vedere nuove possibilità appunto in tutte le campagne che si vanno a fare giornalmente. Io stesso ancora sono un Triber e continuo a testare sulla piattaforma, perché quello che vedo ogni giorno sul mio lavoro è una parte del tester. Cioè il tester deve continuamente aggiornarsi e stare al passo coi tempi. Allora, visto che mi hai anticipato una delle domande che volevo farti, che era se eri ancora attivo in piattaforma, e mi hai confermato che sei ancora attivo effettivamente, ti chiederei: quanto ancora sei attivo in piattaforma? Alla fine immagino che avrai meno tempo da dedicare a questo tipo di attività, magari un po' più laterale ormai, visto che sei assunto. Però effettivamente quanto ancora la piattaforma ti porta avanti o ti coinvolge? La piattaforma sinceramente la utilizzo un sacco ancora. Ovviamente seleziono le campagne, non partecipo a tutte. Quindi non lo so, magari quelli in notturna che mi piacciono un sacco, oppure le piccole esperienziali che devo caricare un piccolo video.
faccio abbastanza campagne remunerate e galleggio, diciamo, parlando in termini di classifica, tra il gold e il platino, quindi sono abbastanza soft. Certo, certo, no, ma ci sta assolutamente. Ok, a questo punto invece, cambiando un pochino argomento, volevo chiederti, ti va di un po' di raccontarci com'è la tua giornata tipo all'interno di un team di tester assunti effettivamente? Quindi quali sono le cose che fai come test che svolgi a tutti gli effetti? Diciamo, noi lavoriamo da remoto, da casa, quindi io semplicemente mi collego alle 9 di mattina, dove abbiamo i nostri manager interni di Unicredit che ci danno il lavoro giornalmente, ci dicono c'è questo da fare, c'è questo da fare. La maggior parte dei test che andiamo a fare sono i cicli di non regression test, ovvero test di non regressione che si vanno a fare prima del rilascio dell'app. Noi rilasciamo l'app su base mensile e quindi una settimana prima del rilascio andiamo a fare questi test di non regressione per appunto scongiurare l'uscita di nuove regressioni all'interno dell'applicazione. Il resto del mese noi facciamo i UAT, User Acceptance Testing, dove andiamo a validare le funzionalità nuove che verranno aggiunte all'interno dell'applicazione. Ok, perfetto, e subito collegato a questa domanda direi ci hai spiegato un pochino così quali sono le principali tipologie di test che vai a fare, ma effettivamente che cosa cambia nei tool magari che usi oppure proprio nelle metodologie che applichi nel tuo lavoro rispetto per esempio a fare tester per una campagna generica su Triber di ricerca di bug? Quello che cambia è che sono, diciamo, full time a disposizione sia per la segnalazione di nuovi bug sia poi nel retest quando vengono fissati, quindi c'è questo rapporto stretto appunto con il prodotto che si sta sviluppando. Noi utilizziamo Alm come software di gestione dei bug. Io continuo a segnalare giornalmente nuovi bug e giornalmente mi tornano indietro queste segnalazioni che faccio da ritestare, quindi io poi vado a verificare se è stata sanata la difettosità oppure no, in caso si riapre. Quindi c'è appunto questo rapporto stretto tra il tester e lo sviluppatore. Infatti facciamo diverse call di allineamento tutti i giorni. Quindi diciamo è un po' una sorta di botta e risposta alla fine, non è una classica ricerca di bug, trovi il bug, lo segnali in piattaforma, speri che ti venga approvato, al massimo metti qualche allegato in più se vai in mid review, però di fatto magari lo segnali, poi subito lo sviluppatore ti dice l'ho messo a posto e tu devi riprovare a vedere se si trova ancora, cose del genere, corretto? Sì, è corretto. Noi diciamo comunque seguiamo delle linee guida, comunque abbiamo dei casi di test da svolgere, però essendo ormai interno da 3 anni, certo seguiamo il caso di test, però proviamo direttamente noi ad ampliare queste metodologie. Comunque continuiamo ad aggiornarci perché trovandoci in materia di app di banking bisogna sapere anche, diciamo, avere delle conoscenze sotto questo punto di vista bancario e sfruttare appunto le conoscenze per scovare nuovi bug. Non lo so, faccio ad esempio delle commissioni sui prestiti, le commissioni sui bonifici o cose del genere. Va bene, davvero molto interessante. E invece hai piani futuri per la tua posizione? Puoi provare a fare carriera in qualche modo? C'è qualcosa che stai pianificando che vuoi raccontarci? Sì, allora, per quanto riguarda la mia posizione, come dicevo, un tester deve continuare ad aggiornarsi, no, sulle nuove tecnologie, sui nuovi strumenti che escono tutti gli anni. Personalmente punterei, diciamo, a sboccare nella testing automation, siccome è una materia che sta crescendo tanto, è molto richiesta all'interno delle aziende. Sempre più aziende si stanno convertendo a questa metodologia di testing perché vogliono ottimizzare il lavoro, vogliono velocizzarlo e la testing automation è la strada da seguire, secondo me. Certo, ho capito, molto interessante. A questo punto, vabbè, visto che tu sei stato veramente un precursore del Professional Talent Program, sono sicuro che tutti quelli che stanno guardando, insomma, siano veramente interessati sia a questa cosa qua e sia anche un po' alla tua storia. Ti vorrei chiedere un po' come domanda conclusiva, c'è qualcosa, qualche consiglio last minute che vuoi dare a tutti i vari trainer che ci stanno guardando, quindi sia quelli che magari stanno iniziando, quanto quelli appunto un pochino già più avanti con i punti esperienza e con i bug che hanno trovato e quindi con anche i test che hanno svolto? Il consiglio che vi posso dare, almeno seguendo la mia esperienza, è questo: continuate a impegnarvi sulla piattaforma e le chiamate possono arrivare da un momento all'altro, come è successo a me. Pensate che io, quando sono stato contattato per
per questa offerta lavorativa non era passata nemmeno una mail come succede adesso. Adesso arrivano le mail di contatto per nuove opportunità lavorative. Io non mi sono candidato, sono stato io pescato all'interno del crowd, mi arrivò questa telefonata dove mi proponevano il lavoro. Quindi diciamo all'epoca era al contrario, adesso dovete essere voi a proporvi, a candidarvi nei form che vi arrivano via mail. Certo, poi ricordo a tutti ovviamente anche sotto questo video come altri, per esempio quello dove parliamo del Professional Talent Program, nell'articolo del Professional Talent Program c'è proprio il form per andare a candidarsi, quindi se ritenete di avere già raggiunto gli obiettivi minimi tra virgolette e vi possono mettere in una posizione per cui siete interessanti agli occhi di una possibile azienda cliente di Guest e quindi potete accedere a un'assunzione, potete comunque riempire tranquillamente il form e poi verrete ricontattati in caso. Volevo ricordare che i ragazzi che vengono dal crowd sono sempre persone valide. Io ho avuto la fortuna di conoscerne tanti anche all'interno di Unicredit, perché alcune volte vengono assunte delle persone sempre dal crowd per darci manforte e sono persone che ne hanno viste di tutti i tipi, perché loro giornalmente vanno a testare sia app di banking, sia siti web, sia e-commerce e quindi hanno una grande esperienza e una grande voglia di fare. Quindi mi aspetto che tutte le persone che arriveranno avranno questa stessa voglia che io ho visto nei ragazzi che ho incontrato in questo percorso. Ok, grazie mille Manuel, è stata veramente un'intervista super interessante. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e commentate se avete domande o qualsiasi altra cosa, altrimenti ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.